Ciao a tutti, amici della Vergine. Benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami, Vergine, tendenze energetiche, grazie. Wow, abbiamo la carta della temperanza. Si parla di guarigione. È un periodo per voi, amici della Vergine, dove si riporta in equilibrio quello che è la vostra mente con il vostro cuore. La carta della temperanza normalmente è raffigurata con un angelo, qui in questo caso c'è un volatile, un uccello, è un delfino, no, quindi è un po' come se ci fosse la protezione, di quello che è la parte mentale, la parte emotiva. Uno rappresenta l'aria e l'altro rappresenta, appunto la parte emotiva. L'acqua è sempre associata alle emozioni, ai sentimenti. La temperanza parla anche di quello che è la pazienza, quindi può essere che per qualcuno si tratti di dover portar pazienza in questo periodo di fine giugno. Andiamo a vedere con i tarocchi che cosa vi dicono. Io intanto vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non tutto risuoni con voi. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi volete avere un messaggio più completo, potete anche ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Nella descrizione qui sotto, aprendo la tendina, trovate un video che vi spiega come mettere insieme i 3 oroscopi, quindi segno lunare, solare e ascendente, e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Allora, cominciamo con la carta del mondo, con un 10 di bastoni e un 6 di coppe. Quindi questa carta della temperanza sento che per molti è già arrivato, perché con la carta del mondo si parla di un inizio, di un nuovo tipo di inizio che c'è stato. La carta del mondo è la fine di un ciclo e l'inizio di qualche cosa di nuovo ed è seguito da una carta numero 10, un 10 di bastoni, che anche questa parla di quello che è la fine di un periodo, è un 10. Quindi qui si tratta, potrebbe essere che qualcuno si sia trasferito, perché comunque potrebbe anche esserci questa sorta di distanza, si è deciso insomma di lasciarsi indietro quello che è un passato, magari quello che era un sogno. Qui qualcuno sta guarendo da qualche cosa. Il 10 di bastoni parla di pesi che si vogliono lasciare indietro, si stanno lasciando indietro, e per certi versi parla anche di qualche responsabilità. C'è qualcuno qui che sta andando avanti, con delle responsabilità che non sono le proprie. Si tratta qui di restituire al mittente le proprie responsabilità fondamentalmente. Abbiamo poi anche un 6 di coppe e il 6 di coppe, fa riferimento al sogno, all'infanzia, a quello che potrebbe essere qualche tipo di legame karmico anche per qualcuno. Oppure per molte persone potrebbe far riferimento a dei figli. Abbiamo poi un 9 di bastoni e qui, anche se guarda, sento che il guerriero è arrabbiatissimo, ha una faccia proprio arrabbiatissima, sento che siete proprio sulla difensiva, eh? C'è qualche barriera che voi avete eretto o che avete necessità di erigere. La temperanza, parla di guarigione, sì, parla di pazienza, è una carta molto la sento, con un'energia molto ricettiva, però questo non vuol dire che lei non sappia dire di no. Okay? Il trovare l'equilibrio si tratta anche di quello. Il mio cuore dice che non ho voglia di fare quella cosa lì, è un sacrificio, mi pesa fare quella cosa lì, ma la mente dice che sarebbe meglio farlo per X motivi. C'è un contrasto, la mente va da una parte e il cuore va dall'altra. Allora, innanzitutto si tratta di riconoscere quello che dice il cuore, okay, e di mettere i paletti. Nonostante la mente sia condizionata da quello che è l'educazione, il dire sì per educazione, piuttosto che il dire sì perché si vuole soddisfare l'aspettativa di qualcun altro, anche se lo si fa controvoglia. Il punto è proprio quello, imparare a dire no. Dovete mettere i paletti.
Andiamo avanti, vediamo che cos'altro vi dicono. Si tratta, sì, di risvegliare. La temperanza è vero che parla di equilibrio tra la parte mentale e la parte emotiva, ma può anche parlare di equilibrio tra la parte del divino maschile e del divino femminile. Quindi il giusto equilibrio tra il ricevere, l'accogliere, l'essere amorevole, compassionevoli e il divino maschile, che è quella parte che dà ordine, struttura, che taglia e che dice no. Ok? Abbiamo poi un 4 di coppe, un asso di denari e il 6 di denari. Quindi sento che questo lavoro del 9 di bastoni, del mettere quello che sono i vostri paletti, probabilmente all'inizio non sarà così semplice, vi dico, perché comunque avete un 4 di coppe e vi rendete conto, è come se foste focalizzati più su quello che lasciate fuori piuttosto che su quello che fate entrare o che fareste entrare con questo 9 di bastoni, perché qui si tratta veramente di mettere dei limiti al come vi possono trattare delle persone, anche se sono persone che magari sono abituate a trattarvi in un certo modo da tempo, da anni magari. Si tratta di dire: "Basta, cioè fino qui va bene, poi c'è bisogno di cambiare attitudine". E questo tipo di reazione, anche se all'inizio, ripeto, può, destabilizzarvi un pochettino, vi porta a quello che è un nuovo inizio concreto. Abbiamo un 6 di denari che finisce la stesa, quindi qui sento che davvero si va verso quello che è un equilibrio tangibile, concreto. È una carta che rappresenta un giusto equilibrio tra il dare e l'avere. Iniziavamo abbiamo iniziato, non so se scusate ogni tanto l'italiano, abbiamo iniziato con la carta della temperanza che parla di equilibrio e terminiamo la stesa con una carta che ci riporta all'equilibrio. Quindi qui si tratta semplicemente di lasciare indietro, credo, certe aspettative, certi atteggiamenti che non vi rispecchiano più fondamentalmente. E sento che per molti versi sono cose che riguardano il passato, qualche atteggiamento del passato. Per qualcuno si tratta di fratelli, eh. C'è qualcuno qui che, è abituato a trattarvi in un determinato modo ed è ora di dire basta, è giusto che, anche io venga valutato o valutata nel giusto modo, quanto io valgo fondamentalmente. Va bene, andiamo a vedere la carta del mondo. Asso di denari un'altra volta, bellissimo, perché come vi dicevo all'inizio, la carta del mondo rappresenta la chiusura del ciclo e qui abbiamo un inizio di un nuovo ciclo, un inizio che comunque con un asso di denari è un inizio abbondante, concreto, tangibile, che può portare davvero un percorso di ricchezza, un percorso di abbondanza. Abbiamo poi un cavaliere di denari al contrario, un 10 di coppa al contrario e una regina di bastoni al contrario. Io credo che qui si tratti di cominciare senza qualcun altro e credo che qui le aspettative fossero le vostre, ragazzi, perché il fatto che questo asso di pentacoli sia accompagnato da tutte queste altre carte al contrario, sento che qui si tratta di ricominciare da soli. Ma penso che sia un progetto, qualche tipo di, idea, okay, è come se non veniste appoggiati dalle persone che vi stanno intorno. Voglio andare a vedere questo okay, 10 di bastoni è spiegato da un 7 di pentacoli e da un 2 di pentacoli al contrario. Il 7 di pentacoli è la stessa energia della temperanza, quindi si parla di pazienza e avendo il 2 di pentacoli al contrario sento che per certi versi le cose si stanno appianando, perché il 2 di pentacoli parla sempre di alti e bassi, però qui è al contrario, quindi per certi versi non sono così tanto alti e così tanto bassi. Si sta andando verso quello che è, come vi dicevo, una sorta di armonia, una sorta di calma. E con la carta del mondo, io credo che qualcuno qui abbia preso distanza da un gruppo, da persone che in qualche modo non permettevano di progredire. Potrebbe per molte persone essere una distanza proprio di tipo fisico, okay? Andiamo avanti, vediamo il 6 di coppe. 6 di coppe è spiegato da un carro al contrario e da un 4 di coppe al contrario che era già uscito.
Sì, probabilmente, sento che questo 6 di coppe fa riferimento a qualche energia, come vi dicevo prima, del passato, che in qualche modo non si muove come volete voi, perché comunque abbiamo la carta del carro, che è una carta che parla di staticità, e il 4 di coppe ha anche una carta che molte volte parla di un rifiuto, del sentirsi rifiutati, o del rifiutare qualche tipo di realtà, qualche tipo di direzione, qualche tipo di scelta, perché vi ricordo che il carro parla anche di quello. Andiamo a vedere il 9 di bastoni. 10 di denari, 9 di spade, la carta del giudizio e il 7 di spade. Sì, qui bisogna mettere i propri limiti, mettere le proprie barriere con questo gruppo, perché qui avevamo un 10 di coppe al contrario e qui c'è un 10 di denari. Ambedue sono carte che riguardano la famiglia o quello che è un gruppo lavorativo, se per voi per esempio la stesa raffigurasse, cioè vibrasse come una stesa di lavoro. O famiglia di origine, se non fosse proprio la vostra la famiglia che avete creato voi, insomma. Però qui ragazzi c'è da mettere dei paletti perché non si vedono determinate cose, okay, qui qualcuno non sa certe cose a livello familiare, perché c'è la carta del giudizio che è la carta del risveglio e la carta del 7 di spade che parla delle proiezioni e delle bugie, quindi qui c'è qualcuno che ha bisogno di rendersi conto di qualche tipo di dinamica. C'è qualcosa che non si vede. E lo rivedo anche un po' qui, no, con il 4 di, coppe, perché il 4 di coppe è raffigurato da questo ragazzo che è talmente concentrato, a guardare le coppe che ha davanti, che non si rende conto che in realtà c'è un'altra coppa qui, che potrebbe prendere, ma non la coglie, non coglie l'occasione, non vede. Oh, 6 di coppe un'altra volta. Allora, per qualcuno qui potrebbe essere che c'è una persona che vi giri in tondo, intorno, che potrebbe essere rappresentato da questo cavaliere di pentacoli al contrario o da questa regina di bastoni, e qui lo rivediamo con questo cavaliere di coppe, o potrebbero anche essere personaggi diversi, ognuno poi lo applichi alla propria realtà. Che comunque, c'è qualcosa qui che non è andato come voi volevate, perché avete 2 volte il 6 di coppe. Allora, normalmente quando esce 6 di coppe, si parla di qualche tipo di relazione, pura, genuina, potrebbe anche essere, una relazione di lunga data. Qui è come se ci fosse qualcuno che sente la nostalgia di questo re di coppe, potrebbe anche essergli un padre, Il re di coppe potrebbe rappresentare tranquillamente una figura, paterna di riferimento, potrebbe essere un tutore, un maestro, un terapeuta, una persona che comunque vi ha dato un aiuto in qualche momento della vostra vita, o potrebbe anche rappresentare la vostra persona di interesse. Quindi sento che qui qualcuno ha perso o comunque sta pensando con una sorta, ehm, di tristezza a questa persona, okay? Qui io credo che sia successo qualcosa per cui ci sia questo risveglio. Andiamo a vedere l'asso di denari. Bene, 6 di bastoni, bellissima carta. 9 di pentacoli è la carta della forza. Quindi sì, ragazzi, si va verso quello che è un nuovo inizio, verso quello che è successo, verso si trova il coraggio di andare verso la propria indipendenza. Il 9 di, pentacoli è una carta appunto che parla di indipendenza, che parla anche di ricchezza, però è proprio un'indipendenza da un punto di vista non solo materiale. E si trova il coraggio, si arriva, si inizia questo percorso verso la propria indipendenza, senza doversi portare dietro tutte le responsabilità di cui ci parla il 10 di bastoni. Andiamo a vedere il 6 di denari, perché ok, abbiamo un 3 di bastoni e un 5 di denari. Allora, qui io credo che il 3 di bastoni faccia riferimento a quello che è uno spostamento. Vi ricordo che si iniziava con uno spostamento con la carta del mondo, cioè un qualche cambio magari anche fisico. E qui con il 3 di spade normalmente, il 3 di scusate, 3 di bastoni normalmente rappresenta quello che è un progetto che ha già preso piede, è già iniziato, è già non è un progetto
che è ancora nell'aria, che è solo nella testa, è proprio un progetto che è già stato concretizzato. Qui abbiamo un 5 di denari, quindi fate attenzione perché per qualcuno si potrebbe parlare di una perdita di denaro o una perdita da un punto di vista concreto. Quindi fate attenzione anche a come fate gli investimenti e che tipi di investimenti fate, però ecco non sento che sia una cosa di tanta importanza perché comunque la carta dominante è questo 6 di denari e parla di uno scambio equo, di quello che è un equilibrio a livello finanziario, a livello monetario. Quindi quello che sento qui è che bisognerà tagliare quel tipo di aspettative, quel tipo mhmm, di sensazione pesan guardate, scusate ho girato è la stessa energia, è un 10 di bastoni, repressione. Quindi sì, sento forte, il vostro bisogno di portare in equilibrio quello che volete voi e quello che in realtà vogliono gli altri, che non è di vostra competenza. La volontà degli altri lasciatela agli altri. Voi pensate a quello che volete voi. Voi pensate a sviluppare la vostra forza di volontà per andare dritti verso quello che è questo asso di denari, che è un dono, è un nuovo inizio, una nuova strada. Avete la carta del successo, la carta cioè la fine del periodo è bellissima, va bene. Più che tutto, probabilmente qui il lavoro è da fare con pazienza, perché avete 2 carte che parlano di pazienza. Dovete lasciare indietro certe cose. Andiamo a vedere con i tarocchi di Osho che cos'altro vi posso dire, andiamo a vedere conscio e inconscio. Io intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale con i like, con le condivisioni, con i commenti e con le iscrizioni, quindi grazie davvero a tutti. Wow, il mutamento che è una bellissima ruota della fortuna e guarda caso è uscito di nuovo un 4 di coppe che avete per ben 3 volte. Quindi il mutamento è una ruota della fortuna, carta numero 10, è una carta che mi parla anche qui di karma, come anche il mondo e l'asso di denari che parlano di cicli che si chiudono e si riaprono. La carta della ruota della fortuna vi rassicura, in un certo senso vi dice qualche cosa cambierà in bene. Sarà un cambio probabilmente molto veloce, che non vi aspettate, ma arriva questo aiuto di tipo divino. Il volgersi all'interno invece è proprio l'energia che voi dovete lavorare. Qui si tratta di azzittire tutte queste voci di queste persone che in realtà sono all'interno della vostra testa. Sono quelle aspettative di cui si parlava qui, no? Quindi dovete semplicemente ritornare dentro voi stessi, trovare la vostra connessione anche tra mente e cuore e capire quello che è giusto per voi, quello che a voi fa star bene, quello che a voi porta la gratificazione. Bene, andiamo a vedere ancora una carta da parte dei guerrieri di luce. Andiamo un pochettino a vedere che altro messaggio hanno da darvi. Vibrazioni. La tua vibrazione è stata alzata a livelli più alti. Sei connesso con l'intelligenza cosmica. Guardate, avete la carta della temperanza. Negli altri mazzi la carta della temperanza è raffigurata con un angelo, quindi significa che c'è comunque una guida superiore dal punto di vista delle energie sottili che vi sta aiutando. Ok? E qui questa carta ve lo ricorda. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!